Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati ancora una volta dagli amici di Auto Club Group e oggi ci stanno dando l'opportunità di filmare per voi la terza generazione della Citroën C4. L'auto è cambiata, si è ingrandita anche nelle sue proporzioni, ma soprattutto nel look, perché come potete vedere qui, principiando dalla parte frontale della vettura, notiamo che il double chevron della vettura, cromato, si sviluppa in una specie di X che va verso il lato, dove incontra la fanaleria LED sdoppiata che dona tanta larghezza alla vettura. In questa vernice arancione, tra l'altro, si notano molto le nervature interessanti dell'auto, nervature che troviamo per funzioni aerodinamiche sul cofano motore, in questa versione motore termico, ma anche in quella elettrica, ma soprattutto nella parte laterale. Oltre a quello, qui nel lato troviamo cerchi con dimensioni da 16 a 18 pollici e tutta una superficie in plastica scura che le dona un po' quest'aria da, se vogliamo, off-road, da crossover cittadino. Perché vi parlo di crossover cittadino? Perché come vedete l'auto è più alta, le dimensioni sono quelle di una segmento C, con una linea però da coupé che ricorda quella della prima generazione del 2004, quella a 5 porte. Nel 2004 però c'era un'altra versione della Citroën C4, sto parlando di quella a 3 porte, con una coda che finiva esattamente come questa. L'1.8 spiovente, come vi ho detto, da coupé, con uno spoiler che va a sdoppiarlo. Dopo parleremo anche un po' della visibilità interna, che secondo me potrebbe avere qualche vantaggio o svantaggio da un L1.8 così ampio, ma siamo arrivati nella vista posteriore, dove anche qui troviamo il leitmotiv di questa X, se vogliamo. Guardate un po' i fanali che vanno a raccordarsi con questo elemento in nero lucido, in gloss black, e vanno a espandersi per tutta la parte laterale della vettura, con una spalla molto ma molto pronunciata. Il baule 380 litri, abbiamo inserito, ve lo apro, qualche bagaglio per darvi un leggero contesto. Molto vantaggioso il fatto che l'auto chiaramente è offerta anche in configurazione 100% elettrica, ma la capacità del baule non viene assolutamente pregiudicata, perché il pacco batterie è chiaramente montato in una posizione diversa. Però adesso direi di chiuderlo. Qui ho le chiavi, andiamo a guidarle insieme. Per i francesi di Citroën, con la nuova C4, quello che conta è la comodità. Hanno messo al centro davvero chi siede nell'abitacolo della vettura e lo si nota da tanti piccoli particolari. In primis, le superfici interne sono piuttosto di buona qualità, un volante con il fondo e la parte alta leggermente squadrati, quasi impercettibilmente, buone dimensioni, con tanti pulsanti per controllare media sulla destra e ADAS sulla sinistra, una parte in gloss black che richiama anche alcune delle superfici della plancia, superfici soft touch invece per quanto riguarda il pannello porta, che dietro diventano leggermente più plasticose. Tornando a parlare però della plancia, abbiamo delle superfici in plastica che donano un look 3D. Al centro campeggia, praticamente sospeso, il display da 10 pollici dell'infotainment. Ha delle cornici piuttosto generose per quanto riguarda il nero lucido, ma attraverso la parte centrale e anche le colonne laterali si possono controllare funzionalità come quelle del clima, ma anche tutti i parametri della vettura. Abbiamo pochi controlli fisici di questo infotainment: il pulsante della home, il pulsante che ci dà accesso agli ADAS, tra cui cruise control adattivo con funzione di stop and go, frenata ad emergenza, abbaglianti automatici, anche il park assist, quindi con tutti gli ausili al parcheggio, e sotto lo schermo un mirroring fisico molto ma molto apprezzato al giorno d'oggi, soprattutto nelle auto francesi, è quello dedicato al controllo dell'aria condizionata con 3 comodi rotori. Sempre dallo schermo dell'infotainment abbiamo accesso alla connettività della vettura, abbiamo certo il navigatore, la radio DAB, ma anche Android Auto ed Apple CarPlay. E sempre a proposito di connettività per gli smartphone, davanti e dietro abbiamo in totale 4 prese USB, 2 USB-A e 2 USB-C. Quello al centro non è però l'unico display a disposizione nella terza generazione di C4. Ho l'head-up display utilissimo davanti ai miei occhi, con questo schermino che si alza e mi proietta in questo momento
la velocità e anche il limite di velocità, perché abbiamo il riconoscimento della segnaletica stradale, e in basso molto utile perché non distrae affatto, abbiamo un piccolo e molto minimale display TFT da 5,5 pollici dedicato alle informazioni classiche del trip, all'autonomia, al tachimetro e quant'altro. Come già detto però, il punto veramente forte di questa vettura è la comodità a bordo, comodità data da due elementi in particolare. Abbiamo le sospensioni Progressive Hydraulic Cushion di Citroën che praticamente fanno letteralmente galleggiare sull'asfalto nonostante le numerose asperità del manto stradale della città di Bari dove stiamo provando la vettura oggi, ed è una di quelle funzioni che mi fanno molto apprezzare le Citroën moderne, perché non so se vi ricordate ma qualche tempo fa abbiamo provato, in questo video qui in alto nelle schede, la Citroën C5 Cross, che è praticamente l'auto più comoda che io abbia mai provato insieme a WeDrive nella mia vita. Oltre a questo però abbiamo anche un altro elemento molto importante, che è quello della schiuma dei sedili, che assorbe molto bene, e tra l'altro abbiamo dei sedili molto avvolgenti con i fianchetti per la parte dello schienale e della seduta, quindi penso che nonostante questa sia una segmento C rialzata possa far affrontare in comodità numerosi chilometri di viaggio. A proposito di vettura rialzata, parliamo un po' delle sensazioni di guida e della visibilità data da quest'auto. Si sta sicuramente seduti più in alto rispetto alle concorrenti, le superfici vetrate sono abbastanza buone, i montanti sono leggerissimamente ingombranti giusto in qualche situazione, però abbiamo gli speaker sui montanti anteriori. Lo stesso per quanto riguarda la buona visibilità, purtroppo non posso dirlo come di consueto con tutte le auto che proviamo qui su WeDrive per quella posteriore, perché il lunotto è molto ampio, ma purtroppo, come vi ho detto nell'intro del video, abbiamo lo spoiler che lo divide quasi esattamente a metà e quindi toglie veramente tanta visibilità che potrebbe essere utile. Come però anticipato, abbiamo la telecamera e i sensori di parcheggio che ci aiutano almeno nelle situazioni in cui dobbiamo posteggiare la vettura. Al di là del comfort c'è da dire che è una vettura piuttosto ben studiata, costruita sulla piattaforma CMP del gruppo PSA. In passato abbiamo provato quasi tutta la gamma di vetture del gruppo costruite su questa piattaforma. L'auto è offerta non solo in configurazione a motore termico, quindi benzina o diesel, e a breve torneremo sulle motorizzazioni, ma anche con l'elettrificazione. La piattaforma chiaramente può essere destinata anche a vetture elettriche come la EC4, un'auto che monta un pacco batteria da 50 kWh montato sul pianale, che sicuramente va a migliorare la dinamica della vettura, soprattutto in situazioni di curva. Non che l'assetto della versione a motore termico sia male, anzi ben studiato anch'esso, con un motore elettrico situato sotto il cofano anteriore come una vettura normale, quindi questo va a migliorare e a tenere sempre piuttosto stabile nella mente del guidatore anche la distribuzione dei pesi, se vogliamo, comparata ad una vettura classica. Motore elettrico da 100 kW, quasi 136 cavalli. Un motore che tra l'altro sprigiona 260 Nm di coppia, ma non vi voglio dire troppo, perché oltre a queste caratteristiche, anche al fatto che ovviamente nel selettore del cambio automatico a disposizione la modalità B, quindi per la frenata rigenerativa del pacco batterie, ci penserà Bart in un video in futuro con un suo Focus elettrico. Parliamo un po' però della versione che sto guidando, perché attualmente tutte le C4 termiche sono vendute in configurazione da 130 cavalli. Parliamo di un 1200 per le PureTech a benzina e di un 1500 per le versioni diesel. Arriveranno in futuro anche altre motorizzazioni da 100 o 155 cavalli per il benzina e da 110 cavalli per quanto riguarda la versione blu HDI della diesel, però quella che stiamo guidando attualmente è appunto quella gasolio da 130 cavalli. Un propulsore che ho sentito sempre pronto. Chiaramente nelle nostre prime impressioni di guida l'abbiamo provata prevalentemente nell'ambito cittadino, ma secondo noi questa è la motorizzazione più consigliata perché rappresenta un ottimo compromesso nella gamma. Tra l'altro dona molto comfort il fatto che abbiamo a disposizione il cambio automatico EAT8, come vedete abbiamo anche le palette dietro il volante per controllarlo, disponibile anche il manuale per le altre motorizzazioni, ma devo dire ancora una volta anche questo cambio automatico dona ancora più comfort ad una vettura già comoda di per sé.
Non pensate però che il morbido imprinting di quest'auto le tolga spunto, perché chiaramente la vettura sa essere molto vivace. Abbiamo a disposizione un pulsante al lato del molto bello esteticamente selettore del cambio automatico EAT8, un pulsante che ci permette di scegliere tra 3 diverse modalità di guida. Abbiamo Sport, dove appunto l'auto si fa molto più vivace e premendo sulla M possiamo anche controllare e divertirci con i pedal dietro il volante. Non stiamo parlando di un'auto da track day, perché appunto ora si sente che è molto più spunto, però ovviamente non vi aspettate una supercar. Scendendo con la freccetta torniamo in modalità normale e infine la più mansueta e quella anche più parsimoniosa è la modalità Eco, che è la terza più in basso. Attualmente mi sto trovando a guidare la vettura nel traffico dell'ora di punta barese, ma non mi sto trovando affatto in una situazione di stress. Mi sento piuttosto cullato, quindi ciò che Citroën dichiara sulla carta è una promessa ben mantenuta. Penso che però un ulteriore passo per il comfort di un'auto che sì, può essere tranquillamente una cruiser, una segmento C media da viaggio, ma appunto lo stress cittadino venga tolto ancora di più dalla versione elettrica EC4, la EC4. Parliamo di un pacco batterie come anticipato da 50 kWh, garantito da Citroën per 8 anni e che permette di ricaricare la vettura alle colonnine chiaramente fast charge dell'80% in circa 30 minuti. A disposizione si ha inoltre nella versione elettrica il cavo per la ricarica domestica e anche quello per il wallbox da 7,4 kW. Parliamo però di una differenza di peso tra la C4 e la EC4 di circa 300 kg a sfavore della versione elettrificata. Però, come anticipato, il pacco batterie abbassa di molto il baricentro della vettura e quindi dona sicuramente più dinamica. Bene, la mia esperienza con la nuova Citroën C4 2020 sta per volgere al termine, quindi direi che è caso di tirare un po' le conclusioni. I prezzi per la nuova Citroën C4 partono da poco sotto i 23.000 euro, che salgono per la versione elettrica da 350 km di autonomia circa, poco sopra i 35.000 euro. Un'auto che ci ha convinto e anche molto, perché come detto l'abbiamo provata durante l'ora di punta, quindi nel traffico di Bari, ma siamo stati sempre molto comodi. Ora però voglio sapere quelli che sono i vostri pensieri, fatemeli sapere qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, noi ringraziamo voi per aver visto questo video e gli amici di Autoclub Group per averci dato l'opportunità di provare la vettura per voi. E come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti? Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche e cercateci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente, oltre al nostro sito wedrive.tv.